Benvenuti, anime notturne e cacciatori di segreti, nel posto dove la notte svela ciò che il giorno finge di non vedere. Benvenuti su Turkey News Magazine. Ci sono notti che scivolano via senza lasciare traccia, e poi ci sono quelle che cambiano il corso di due vite, quando il battito di un cuore sovrasta il rumore della città addormentata. Quella di cui stiamo per parlarvi appartiene alla seconda categoria. I protagonisti, Bar Baktas e Yağmur Yüksel. Preparatevi, perché vi porteremo sul marciapiede freddo di Nianta, alle 2:37 del mattino, dove l'amore, o forse il rimorso, ha osato più del buon senso. Prima di entrare nel vivo, un gesto di appartenenza: se credete che certi legami resistano al tempo, lasciate un like, iscrivetevi a Turkey News Magazine per non perdere nessun sussurro, e se volete sostenere le nostre indagini, cliccate su Unisciti o Abbonati. La vostra passione è il motore che ci spinge a cercare la verità. Tutto è iniziato nel cuore della notte, quando Istanbul si lascia cullare da stelle pallide e lampioni arancioni. Bar Baktas, attore in ascesa che ha catturato l'attenzione del pubblico con lo sguardo intenso e l'impegno instancabile, è stato intercettato dai paparazzi in un luogo dove è sembrato quasi un miraggio, fermo, motore acceso e vetri scuri, davanti al palazzo dove viveva. E forse ancora protegge i suoi spazi, Yağmur Yüksel. Erano precisamente le 2:37. Un'ora da sogno o da insonnia, ma per lui è stata l'ora della decisione. Un'auto nera, elegante e silenziosa come una fortezza su ruote, si è accostata senza rumori inutili. I reporter di passaggio, lì per un servizio totalmente diverso, hanno trattenuto il fiato. È lui! È Bar, ha sussurrato uno, incredulo, riconoscendo l'inconfondibile portamento quando la portiera si è chiusa alle sue spalle. Niente abiti da set, niente smoking da tappeto rosso. Solo la mimetica dell'anonimato. Cappellino calato, felpa scura, uno zainetto leggero, come chi porta con sé solo ciò che serve quando non sa se resterà o se scapperà. Bar ha camminato verso l'ingresso con passo misurato, quello di chi porta addosso un peso che non si vede, ma si sente. Si è fermato. Ha fissato lo schermo del telefono per minuti che sono sembrati ore, il volto tagliato dalla luce blu, poi ha composto un numero. Secondo più d'un testimone, è rimasto immobile come una statua per almeno un quarto d'ora, lo sguardo che saliva e scendeva, come in cerca di un segnale. E qui inizia il vortice. Dicono alcuni residenti, svegliati da un'agitazione più interna che esterna, di aver visto Yağmur affacciarsi dalla finestra del terzo piano, quell'appartamento che custodisce la sua riservatezza. Una breve telefonata, poche parole spezzate, poi lui che alza gli occhi, come se aspettasse un cenno, una luce, un respiro dalla notte, ha raccontato una vicina, dipingendo una scena da cinema romantico, di quelli che non vincono premi ma rimangono incollati al cuore. Per capire la portata di quel gesto, bisogna fare un passo indietro. Secondo fonti molto vicine all'attore, il suo arrivo in Turchia non era programmato. Bar era a Madrid, impegnato in un importante progetto internazionale. Il volo è stato prenotato all'ultimo, con neanche 2 giorni d'anticipo. Ha lasciato il set, ha lasciato la routine, ha lasciato le certezze per precipitarsi qui. Dettaglio che ha acceso ogni sospetto: litigio precedente? Un ultimo tentativo? O un'impulsiva, disperata dichiarazione di riconciliazione? Una fonte vicina a Yağmur, protetta dall'anonimato più rigido, confida, non se lo aspettava. Quando lui le ha scritto che era sotto casa, è rimasta sorpresa, quasi scossa. Si sono parlati negli ultimi mesi, un filo non si è mai spezzato, ma non si vedevano di persona da tanto. E ora fermatevi un attimo, sono le 2:30, sei a casa tua, e l'uomo che ha segnato un pezzo di te è là sotto, arrivato da un altro paese solo per vederti. Saresti scesa? O avresti spento la luce? Scriveteci cosa avreste fatto, vogliamo leggere i vostri battiti. L'epilogo di quella notte ha spaccato in due il cuore di chi sperava nel più cinematografico degli abbracci. Dopo quasi un'ora d'attesa, mentre il freddo si insinuava nelle ossa, le luci nell'appartamento di Yağmur si sono spente. Buio. Totale. Un messaggio muto, ma definitivo. Bar, con il volto tirato,
È tornato alla macchina, è salito e se n'è andato senza dichiarazioni. Solo il rombo allontanarsi, e Nianta di nuovo vuota. I paparazzi hanno provato a seguirlo, ma l'auto è scivolata nella notte come un'ombra che non vuole essere acchiappata. All'alba, la battaglia si è spostata sugli schermi. Sul profilo Instagram di Bar è apparsa una storia, sfondo nero, una frase criptica, a volte, il cuore parla più forte della ragione. Confessione? Giustificazione? Un ponte lanciato nel silenzio? Poco dopo, Yamur ha condiviso la foto di una colazione quieta, tazza fumante e luce morbida, con la didascalia, anche il silenzio ha la sua forza. 2 post, 2 toni diversi, un unico incendio, i fan si sono gettati nella disputa, oscillando tra il ritorneranno e il è troppo tardi. Vale la pena ricordarlo, la loro relazione è stata tra le più discusse e osservate. La chimica, prima sorridente e poi silenziosa, ha superato i confini delle scene. La rottura è stata discreta, ma ha lasciato un segno evidente su chi li seguiva e, forse, su loro stessi. Se sentite addosso la tensione, se vi domandate come finirà questo capitolo, lasciate ora il vostro like. Il vostro supporto è essenziale per permetterci di andare a fondo. E se desiderate entrare nel nostro cerchio più vicino, valutate di abbonarvi a Turkey News Magazine. Insieme, proveremo a tirare il filo della verità. Ma non è tutto. Anzi, sembra l'inizio di qualcosa che cambia forma. Nelle 24 ore successive, i media turchi sono impazziti, ipotizzando un incontro segreto avvenuto dopo la scena sotto casa. Dalle ombre è emersa una voce. Il receptionist di un boutique hotel esclusivo a Ortaköy avrebbe visto entrare, quella mattina stessa, una donna con tratti molto simili a quelli di Yamur. Occhiali scuri, cappello basso, passo deciso, la testa china ma un'aura che non si spegne mai, avrebbe detto l'addetto. Nessuna foto, nessuna prova, eppure basta una frase per gettare benzina sul fuoco. Il team stampa di Bar, contattato dal magazine online Istanbul Celebs, ha scelto la via più chiara e più eloquente, nessun commento. Trincerati dietro un silenzio che, come spesso accade, dice tutto. Nel frattempo, Yamur è stata ripresa all'uscita di una riunione all'event. Niente risposte alle domande serrate, solo un mezzo sorriso che non feriva né guariva, non tutto è come sembra. A volte, il silenzio è la risposta migliore. La rete è esplosa. Per ore è rimbalzato un hashtag che accendeva speranze e timori, e un dettaglio che prima era passato in sordina ha preso quota. 3 settimane fa, Bar aveva condiviso su Spotify una playlist dal titolo It Wasn't a Coincidence, piena di brani interpretati come dediche velate. Il pezzo di apertura? Volver, del cantautore Mabel Matiz. Segnale. Messaggio in bottiglia affidato alla corrente digitale per raggiungere lei? Nel mezzo della tempesta, un amico stretto di Bar, anche lui attore, ha pubblicato una loro foto di anni fa nelle storie, con una didascalia intrigante: le cose belle non muoiono, si trasformano. Un eco che ha alimentato altre congetture, non un ritorno al passato, ma il tentativo di trasformarlo in qualcosa di diverso, più consapevole, forse più adulto. I programmi di intrattenimento hanno rilanciato senza tregua. Al mattino, da Magazzina alla Manana, la conduttrice ha chiesto in diretta: e se non fosse stata solo una visita? E se fossimo di fronte a una riconciliazione in corso? Il giornalista ospite ha risposto con una riflessione che ha colpito molti. Yamur attraversa un momento più introspettivo, sta scegliendo con attenzione cosa mostrare e cosa tenere per sé. Bar, da parte sua, sembra più maturo, più riflessivo dopo l'esperienza all'estero. Se si incontrano, forse è perché ci sono sentimenti che chiedono di essere ascoltati. Gli addetti ai lavori aggiungono un dettaglio che, se confermato, potrebbe spostare l'asse del racconto. Pare che condividano attualmente lo stesso emotional coach, un terapeuta molto stimato nel circuito delle star turche. Se così fosse, significherebbe che non stanno solo curando ferite antiche, ma magari stanno anche provando a ricomporsi, ciascuno per sé, in una forma capace di incontrare l'altro senza ferirlo. Il mistero resta spesso come la foschia sul Bosforo.
Le ore piccole in cui Bara è comparso davanti al palazzo di Yamur non svaniranno in fretta. Non sono venuto d'impulso, avrebbe confidato a un amico, stando a indiscrezioni fresche. Sapevo che poteva non andare come speravo, ma avevo bisogno di vederlo con i miei occhi. Solo questo. Aveva bisogno di vederla. Non di scriverle. Non di chiamarla. Di vederla. Niente conferme ufficiali, per ora. La verità è che i cuori dei fan battono più forte in attesa. Questa storia sembra avere molti capitoli da scrivere. Le luci di Istanbul continueranno a fare da testimoni a un sentimento che rifiuta di spegnersi, una fiamma che si oppone alla logica, alla distanza e perfino a una porta chiusa. Noi di Turkey News Magazine resteremo qui, sentinelle vigili, pronti a cogliere il prossimo segnale. Voi cosa pensate? Quell'incontro in hotel è accaduto davvero? È l'inizio di una nuova stagione per Bare Yamur? Diteci la vostra nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi, attivare la campanella e condividere questo video con chi sogna un lieto fine. La notte ha già parlato una volta. E potrebbe parlare ancora. E mentre la città riprende il suo ritmo, altri indizi affiorano. Una voce interna alla produzione di Madrid mormora che Bara abbia chiesto 2 giorni di pausa, ufficialmente per motivi personali. Una collega, senza fare nomi, ha lasciato trapelare una frase sibillina. Quando qualcuno prende un aereo di notte, non lo fa mai per caso. Eppure, chi conosce Bar sa quanto sia misurato, la sua impulsività è sempre accesa da un motivo, non da un capriccio. Questo rende tutto più forte. Dall'altra parte, Yamur non gioca mai con l'attenzione. Non le piace, non le serve. Se decide di restare in casa e spegnere le luci, è perché crede che a volte sia meglio lasciare che il tempo faccia il suo lavoro. O magari perché crede che certe conversazioni debbano svolgersi lontano da occhi famelici. Che sia per questo che, poche ore dopo, qualcuno giura di averla vista varcare quella Ola Ortaköy senza voltarsi indietro? C'è poi la traccia musicale, che non è mai solo musica. In It Wasn't a Coincidence non ci sono solo canzoni, c'è un percorso, dal rimpianto alla possibilità, dalla ferita alla cicatrice. Volver, in apertura sembra un invito a tornare, non indietro, ma al centro di sé. Se lei ha ascoltato, se ha colto, non lo sapremo presto. Ma la didascalia del mattino, anche il silenzio ha la sua forza, suona come un promemoria a non confondere assenza con indifferenza. E forse è proprio lì che i due si ritrovano, nell'intervallo tra le parole, dove i sentimenti smettono di urlare e cominciano a spiegarsi. Intanto, i fan leggono i dettagli come oracoli. L'orologio segnato alle 2:37 nelle foto, il cappello identico a quello visto in uno scatto di mesi fa, l'ombra di uno sguardo al terzo piano. E quel no comment che non placa, ma rilancia. È la grammatica di certe storie, non si dichiarano, si indovinano. Non si annunciano, si intravedono. Forse la verità è meno spettacolare di come la immaginiamo, o forse lo è di più. Forse lui è andato via con la stessa domanda con cui era arrivato, come si chiede perdono a qualcuno che non si vuole ferire più. E forse lei ha spento la luce per rispondere, non adesso, non qui, non così. Se è davvero iniziato un nuovo capitolo, lo capiremo non da una frase o da una foto rubata, ma da un mutamento sottile, uno sguardo più sereno, un ritorno a Istanbul, una canzone in più nelle storie. Fino ad allora, resta quello che abbiamo visto, un'auto nera, un ragazzo che non ha perso il coraggio, una donna che non ha perso se stessa. E la notte che, ancora una volta, ne sa più di tutti.